Carissimi, buongiorno. Per chi non lo sapesse, sono Elia e da circa 4 anni vivo a Milano. Dopo aver visto più di 70 paesi diversi, direi che è giunto il momento di fare una piccola guida della città, ma lo farò sempre al modo mio. Quindi un giorno spendendo il meno possibile e camminando tanto. Si inizia dalla zona di Porta Venezia. Questa è casa Galimberti. Con queste bellissime decorazioni in ceramica è solo uno dei tanti edifici Liberty in questa parte di città. Poi c'è casa Guazzoni, la biblioteca comunale zona, nonché ex Cinema Dumont. Questi edifici risalgono tutti a inizio Novecento. Ovviamente non posso mostrarli tutti e c'è da dire che alcuni non sono neanche segnati. Piccola pausa dal Liberty per passare dal Palazzo Invernizzi, un palazzo che è conosciuto per i suoi fenicotteri rosa sempre presenti nel giardino. Continua la camminata verso sud e si arriva a casa Berri Meragalli prima e casa Campanini poi, altri capolavori del Liberty milanese. Poi eccomi alla Rotonda della Besana, uno dei miei posti preferiti in città. È una piccola oasi di pace separata dal traffico cittadino e risalente al XVIII secolo. Il complesso è tardo barocco e al suo centro c'è una chiesa dedicata a San Michele. Poi pian piano si inizia a intravedere il Duomo, ma prima immancabile è San Bernardino alle Ossa. Il complesso è originario del 1127, quando venne fondato un ospedale, poi nel 1210 venne costruita una camera per raccogliere le ossa che iniziavano a non starci più e nel 1269 una chiesa adiacente. Negli anni subì gravi danni per crolli e incendi, ma comunque quello che è arrivato a noi è un capolavoro con migliaia di ossa. Un po' macabro forse, ma molto scenografico. Poi ovviamente il Duomo, l'entrata è a pagamento a meno che non vi intrufogliate a messa. Poi le colonne romane di San Lorenzo e i Navigli. Prima il Pavese, per nulla turistico, e poi quello più turistico, strapieno di locali e di sabato c'è anche un mercato vintage. Dai Navigli ci si può spostare alla Basilica di Sant'Ambrogio, costruita tra il 379 e il 386, e poi ricostruita tra fine anno 1000 e inizio 1100 rispettando la pianta paleocristiana originale. Anche questa gratuita, anche questa imperdibile. Pensate che per secoli è stata la sede dell'incoronazione dei re d'Italia e degli imperatori del Sacro Romano Impero. Venne danneggiata nella seconda guerra mondiale e poi restaurata negli anni 50. Poi mi sposto alla mia chiesa preferita a Milano, la chiesa San Maurizio al Monastero Maggiore. Sorge su resti romani ed è stata ricostruita a inizio 1500. È divisa in due, una parte per i fedeli e una per le monache. Non è difficile capire come mai è soprannominata la Cappella Sistina di Milano. Piccola particolarità, l'aggiunta degli unicorni in questo affresco dell'Arca di Noè. Poi brevissima visita al castello sforzesco eretto nel XV secolo da Francesco Sforza e in quegli anni era sicuramente una delle cittadelle militari più importanti in Europa. Oggi al suo interno ci sono vari musei. Poi Arco della Pace, dove quando sono passato io c'erano i preparativi per il Capodanno cinese. Il cimitero monumentale, i cui lavori iniziarono nel 1864, è un mix tra stile bizantino, gotico e romanico. Qui sono contenute le tombe di nobili e personaggi illustri, alcune sicuramente esagerate per essere delle tombe, ma molto belle.
Poi tappa al Bosco Verticale e a City Life, dove ci sono i grattacieli più famosi di Milano che sinceramente, avendo girato molto, non reputo nulla di che. E poi si finisce la giornata in Chinatown, uno dei posti più economici per mangiare in città. Spero il video ti sia utile, iscriviti per supportarmi e ci vediamo mercoledì prossimo alle 18 per un nuovo video.